Bene, benvenuti a tutti. Chi vi parla non è Ilario Truppa dal 2050 perché come vedete ho dovuto sostituire Ilario Truppa last minute. Ilario, pronta guarigione. Ti auguriamo di uscire presto dal tunnel. Chi vi parla è Roberto Del Mastro, responsabile di OC Consulting e quindi collega di Ilario Truppa e suo sostituto oggi in questa nuova puntata di e-Learning Talk dove diamo il benvenuto a Davide Accetturi che è collegato con noi da Bologna. Ciao Davide. Ciao Roberto, buongiorno. Ciao, buongiorno. Davide è un esperto di cloud, un sistemista esperto e con una esperienza già su progetti internazionali importanti. E volevo chiederti, Davide, innanzitutto, come è iniziata la tua avventura nel cloud? Come hai scelto di occuparti di queste cose? Allora, io nasco ormai un po' di anni fa, anche se sembro giovane, comunque ho una certa esperienza alle spalle nel mondo dei sistemi, quindi sono sistemista prima su sistemi on-premise e ho seguito un po' tutta quella che è stata l'onda negli ultimi anni dell'informatizzazione e la cosiddetta cloudificazione. Quindi sono partito dal concetto, dal paradigma delle macchine virtuali fino ad arrivare ai sistemi cloud native moderni, quindi basati su container, orchestratori e di conseguenza il mondo Kubernetes. Ecco, oggi infatti parliamo di Kubernetes, quindi è un termine sicuramente nuovo. Ci vuoi spiegare in due parole di che cosa si tratta e di come si può in qualche modo collegare al mondo dell'e-learning? Certo, allora Kubernetes per i non addetti ai lavori è un orchestratore. Cosa significa un orchestratore? È uno strumento che noi addetti ai lavori utilizziamo per la gestione scalare di architetture all'interno di infrastrutture. Cosa significa? Significa che questo strumento che ci ha messo a disposizione Google e successivamente l'ha donato appunto a Native Foundation, la società che segue e sviluppa attualmente Kubernetes, questo strumento, l'orchestratore, ha un obiettivo, ovvero far sì che tutto ciò che viene eseguito e gestito abbia delle politiche che permettano la scalabilità del prodotto. Quindi, in poche parole, ci permette di abbattere dei limiti tecnologici che ad oggi esistevano ed erano presenti all'interno delle infrastrutture non scalari, quindi all'interno delle macchine virtuali. Perché adattarlo all'e-learning, come mi chiedevi? Sicuramente Kubernetes può essere utilizzato per qualsiasi tipologia di applicativo cloud native, ma nell'e-learning c'è un particolare fondamento, ovvero il fatto che spesso i portali sono acceduti da migliaia, se non decine o centinaia di migliaia di persone e di conseguenza è necessario avere delle infrastrutture robuste e capaci di adattarsi a quello che è l'evoluzione del carico. Qui Kubernetes entra in gioco e ci permette da un punto di vista operativo di abbattere questi limiti tecnologici che fino ad oggi avevano circondato la scalabilità delle piattaforme learning. Ok, quindi se ho ben capito, praticamente in una piattaforma e-learning, se ho pochi utenti collegati con Kubernetes, io in qualche modo riduco, quindi questa scalabilità è la capacità di ridurre e aumentare le risorse hardware a disposizione, quindi se ho pochi utenti collegati riduco le performance, le risorse a disposizione, se ho molti utenti collegati si potenzia da solo il sistema, diciamo così. Quando ho sentito parlare di scalabilità, però, mi sono stati portati dei concetti tipo scalabilità orizzontale e verticale e anche il legame con la performance, perché uno potrebbe pensare nel momento in cui si collegano tante persone, se l'infrastruttura si deve adeguare, magari ho dei problemi di performance. Ecco, come si riesce a gestire in maniera ottimale
con Kubernetes e che cosa vuol dire orizzontale, verticale, il rapporto con la performance? Sì, allora, il concetto di scalabilità orizzontale e verticale è un concetto moderno. Fino a prima della creazione dei sistemi scalabili via container si parlava solo di scalabilità verticale, ovvero scalare verticalmente significa che quando un sistema è saturo, ciò che si fa è spegnere questo sistema, dargli più Ah, ok. risorse e farlo ripartire. Mhm. Quindi questo ha un grosso limite, come ho detto, spegnere il sistema. Spegnere il sistema Giusto. sono mission critical o devono rimanere costantemente up o garantire un uptime contrattuale. Quindi il primo punto della scalabilità verticale rispetto alla scalabilità orizzontale è il fatto di poter crescere solamente in termini di risorse. La scalabilità orizzontale, invece, come dice la parola, ha un enorme vantaggio, ovvero il fatto di poter essere costruito da tanti mattoncini. I mattoncini sono singole unità che hanno l'obiettivo di fare la stessa identica cosa, quindi puntualmente rispondere alle richieste di elaborazione dell'utente. Ovviamente il vantaggio di questa scalabilità orizzontale è proprio quella di aggiungere n mattoncini in base a quanto ho bisogno in termini di prestazioni di performance, facendo in modo quindi che tutto ciò che io ad aggiungere è esattamente proporzionato e circoscritto all'effettivo carico della piattaforma. Quindi viene fatto un controllo in tempo reale di tutto quello che è il carico che la piattaforma subisce. Quando si è in sofferenza, automaticamente viene aggiunto un altro mattoncino, quindi un altro nodo della piattaforma. E questo fa Eh, sì, ha due grossi vantaggi. Il primo è di poter scalare, se siamo in public cloud, potenzialmente all'infinito, perché in public cloud le risorse non sono le nostre e è sufficiente pagare per avere accesso a risorse pressoché illimitate. Parliamo per esempio di un public cloud AWS, anche in AWS davvero non c'è limite al numero di risorse che possono essere allocate. E il secondo vero vantaggio, soprattutto da un punto di vista economico, è la gestione e la prevenzione del costo. Cioè, io posso prevenire e prevedere soprattutto la mia spesa basandomi sulle timetable, quindi sulle fasi temporali di produzione. Perché? Perché io posso gestire questo traffico in base e prevedere come sarà il mio billing, quindi come sarà la mia fatturazione sulla base delle singole risorse. Faccio un esempio, banalmente, per aziende che magari non hanno sedi secondarie in altre zone, in altri fusi orari, la notte non c'è carico in piattaforma, quindi non è giusto. assolutamente necessario tenere piattaforme attive con grandi insomma, quantità di risorse allocate molto elevate e di conseguenza è un enorme risparmio alla fine del mese. Avere un sistema che ci permette di dire più o meno in base alle fasce di utilizzo che siano realmente concrete le riflessioni e valutazioni è fondamentale anche per garantire un billing corretto e preciso e far risparmiare. Molto interessante. Scendiamo in un esempio pratico. Come sai, Davide, noi qui ai Learning Talk seguiamo con particolare attenzione il mondo dell'e-learning open source perché riteniamo che le piattaforme e-learning open source, essendo state sviluppate da tanti anni a livello mondiale da consorzi di università, niente hanno da invidiare a quelle proprietarie, ci fanno risparmiare sui costi di licenza e sono assolutamente performanti in barba alle classifiche degli LMS, classifiche a pagamento che escono in continuazione. Ma ecco, prendiamo per esempio le piattaforme open source, quella più conosciuta al mondo come Moodle o quella europea più conosciuta come Elias. Sono pronte queste piattaforme per Kubernetes o hanno bisogno di essere in qualche modo modificate? Cioè, come funziona per l'approccio, diciamo, se io volessi adottare un open source e utilizzare Kubernetes? Allora, sì, diciamo che
Andare direttamente in scalabilità orizzontale non è scontato, quindi le piattaforme devono essere pensate per essere scalabili. E una delle nostre sfide, soprattutto come cloud architect e come DevOps engineers, è quello di cercare di adattare le piattaforme, quindi i codici sorgenti che di volta in volta ci vengono sottoposti, in modo da renderli scalabili con alcune modifiche che siano il meno invadenti possibili sulle funzioni strutturali di piattaforma e ci garantiscano che il prodotto sia poi utilizzabile su deployment Kubernetes. Quindi, per rispondere alla tua domanda, di default le piattaforme open source sono buone candidate alla scalabilità orizzontale. È necessario, come abbiamo già fatto in vari progetti, adattarle per poter gestire una performance ottimale su infrastrutture scalabili, ma i risultati sono sicuramente molto interessanti, anche perché la logica di sviluppo delle piattaforme open source oramai è praticamente equiparabile allo sviluppo delle piattaforme closed source, che anch'esse hanno ovviamente un approccio cloud native, quindi nate e scritte per essere gestite in cloud in modo da garantire la massima scalabilità. Ok, è Quindi sì, Ilias veramente, e Moodle sì. sono sicuramente Qui- ottime piattaforme. Quindi c'è, diciamo, sì, da affrontare un progetto, però sicuramente poi nell'utilizzo, visto che oggi soprattutto si utilizzano o quasi esclusivamente i video nelle piattaforme e-learning, quindi chiaramente il consumo di risorse ha la sua importanza. Sì, devo fare un progetto, ma poi ho un vantaggio di costi notevole, evidentemente, no? Perché avrò dei picchi di utilizzo e dei momenti, tutte le notti, per esempio, posso ridurre notevolmente le risorse. Ci sono degli esempi che ci puoi fare in merito, così un'idea sul risparmio dei costi utilizzando Kubernetes con gli learning open source? Allora, tendenzialmente noi dobbiamo pensare a quella che può essere lo scenario peggiore, quindi ogni azienda ha chiaramente il suo cost case che è basato sull'utilizzo medio della piattaforma, sul quantitativo di utenti che accedono oppure no alla piattaforma. Quello che possiamo dire è che comparandolo su un servizio public, considerato che la media di utilizzo di risorse della piattaforma è varia tra i 16 e i 32 giga di RAM e tra i 4 e i 16 core, il singolo pod, quindi la singola unità di scalabilità, è un quarto di questi elementi. Questo ci permette di dire a grandi linee che la singola unità è un quarto del costo dell'unità completa. Quindi, facendo una media, diciamo che si può avere un risparmio che è lineare, quindi linearmente alla crescita, alla scalabilità della piattaforma, si ha un risparmio lineare in media del 30% netto, con tutti i vantaggi di cui tu hai già, insomma, giustamente affrontato a riguardo della scalabilità e ovviamente della possibilità per le aziende di mantenere le prestazioni invariate nel tempo, anche in virtù dell'aumento degli utenti connessi simultaneamente. Eh, Aggiungo una cosa che sì. sicuramente è molto interessante riguardo alla scalabilità. Queste infrastrutture scalabili sono anche multi-region, quindi per aziende che hanno soprattutto sedi remote, società controllate, a cui devono, magari soprattutto in luoghi del mondo distanti o presenti in paesi dove ci sono dei ban, il fatto di avere un'infrastruttura che sia scalabile worldwide permette anche di abbattere le latenze e quindi offrire un servizio ai clienti di qualità e ancora più stabile In e più real time, veloce nella certo. fruizione del prodotto. Ah, Esatto. mi viene in mente sicuramente i tanti esempi abbiamo di aziende manifatturiere europee che vendono sul mercato asiatico o comunque, non so, hanno macchinari
che vengono mantenuti sul mercato statunitense o asiatico, chiaramente questo ha una grande importanza. Mi viene in mente da chiederti qualcosa di legato al futuro dello sviluppo dei contenuti per l'e-learning, perché per esempio noi stiamo affrontando un progetto sperimentale qui in Italia dove processi di simulazione che vengono fatti sulla piattaforma e-learning, diciamo che gli step della simulazione non vengono creati manualmente prima, ma possono essere creati da un non voglio dire algoritmo di intelligenza artificiale perché non sta bene, però diciamo da un'intelligenza artificiale. E quindi chiaramente chiede risorse in quel momento. Quindi questo discorso della scalabilità aiuta anche a supportare progetti di questo tipo, secondo te, dove la richiesta di risorse di calcolo, non solo di spazi e di banda, può essere molto elastica, molto variabile? Sì, soprattutto in ottica di AI, come dicevi, quindi Esatto. artificial intelligence, oramai i public cloud si stanno evolvendo tutti, non sono più, anche a seguito della decloudification di cui si sente tanto parlare, ovvero le aziende che si svegliano e decidono di riportarsi tutto a casa dal cloud, perché effettivamente l'unico vantaggio o svantaggio è stato un aumento del conto economico relativo al passaggio in cloud. Quindi Certo. oggi le aziende e i grossi player si stanno totalmente rivoluzionando, offrendo servizi di AI as a service che possono essere assolutamente integrati all'interno di progetti scalabili e che utilizzino framework proprietari e non, al fine di ottimizzare soprattutto il costo per l'end user, perché oramai fare training su intelligenza artificiale ha dei costi molto molto importanti, Certo. soprattutto se il training deve essere in real time o comunque con delle tempistiche molto, molto stringenti. Quindi portarsi a casa macchine ha dei costi esponenziali e solo pochi lo possono sostenere, invece spesso, soprattutto quando si deve decidere di utilizzare delle intelligenze artificiali di modello, quindi che siano cucite ad hoc per le esigenze dell'azienda, i servizi cloud, quindi i servizi di AI as a service o model as a service stanno diventando sempre più utilizzati e saranno ciò che delineerà il futuro dell'utilizzo di questa funzionalità. E questo è veramente molto molto stimolante perché penso che vedere, diciamo, le risorse che si adattano all'utilizzo su tanti aspetti, l'aspetto dello spazio, della banda e delle risorse di calcolo, sia veramente futuribile, diciamo, una cosa fino a poco tempo fa davvero inimmaginabile. Torno un attimo, andiamo verso, diciamo, la conclusione. Volevo tornare un attimo ai nostri software open source per e-learning, no? In particolare a Elias e Moodle, e ti volevo chiedere, soprattutto rivolgendomi alle utenze Moodle, che sono molto più numerose. Per esempio in Italia quasi tutte le università usano Moodle, le forze armate usano Moodle, quindi abbiamo tanti esempi dove questa scalabilità sarebbe estremamente utile con Kubernetes. Tu vedi differenze, diciamo, ci sono delle differenze sostanziali nell'applicare questa architettura innovativa, per esempio a Moodle rispetto ad Ilias, o diciamo si equivalgono? Da un punto di vista delle prestazioni, le strutture sono molto molto simili, quindi la logica di applicabilità è la medesima. Ciò che cambia è sicuramente l'effetto che ha sui componenti, perché ogni piattaforma ha i suoi componenti, quindi ogni piattaforma è un caso di studio e deve essere analizzata affinché il vantaggio, diciamo, della scalabilità sia tangibile, perché chiaramente se organizzo una scalabilità che non è gestita e non è funzionale a quelle che sono le esigenze della piattaforma, rischio di avere il risvolto della medaglia, ovvero aver fatto un lavoro
che poi non giova alcun beneficio all'utilizzatore finale. reale. Quindi è sempre fondamentale fare un'analisi molto precisa e dettagliata sia dell'applicativo open source finale, sia del caso d'uso e della quantità di utenti che dobbiamo andare a gestire. Ti viene in mente qualche esempio concreto che vuoi citare? So che insomma di progetti ne hai tanti, se ci mettiamo a Sì, citarli tutti sì. poi non finiamo più, però qualche esempio concreto che può essere interessante Sì. ricordare, diciamo. Allora, ovviamente non posso fare nomi di clienti finali, ma sicuramente stiamo seguendo e abbiamo seguito un progetto molto, molto, molto sfidante che prevede l'accesso e una base dati di oltre 100.000 utenti. Quindi stiamo parlando di un importante ente pubblico internazionale su cui la necessità è soprattutto legata, oltre che ovviamente alla scalabilità della piattaforma, anche alla sicurezza della piattaforma. Perché una delle cose che si cerca di fare all'interno di questi progetti è soprattutto il gestire un concetto di secure by design, qualcosa che oggi spesso viene molto snobbata o comunque limitata dalla necessità di far partire i servizi velocemente. Invece, in un mondo in cui la cyber security sta diventando veramente il pane quotidiano di tutti noi addetti ai lavori, con una normativa NIS2 che diventa estremamente stringente e imputa a capo, diciamo, degli organi amministrativi la responsabilità sulla sicurezza, diventa fondamentale anche avere un approccio di secure by design. Quindi in questo progetto molto, molto sfidante, sicuramente uno dei temi per cui il cliente ha posto un particolare interesse e ha apprezzato, sicuramente sta apprezzando la tipologia di architettura che gli è stata proposta, è il discorso di scalare, sì, mantenendo la sicurezza in tutti gli elementi. Quindi garantire una cifratura end-to-end di ogni singolo elemento della piattaforma è sicuramente una sfida, ma è una sfida che in questo caso la piattaforma Elias è riuscita a Superare. superare assolutamente a mani alte, quindi senza grossi problemi. Oh, Quindi è positivo. è veramente interessante. Ovviamente, se ci sono delle domande, le potete scrivere in chat. Adesso qui il regista Matteo, se ne ha, me ne può anche comunicare qualcuna in diretta, se no comunque potete scriverle e vi rispondiamo poi ovviamente anche dopo la diretta della trasmissione. Volevo, prima di ringraziare Davide, ricordare due cose importanti. La prima, che se questi temi sono per voi interessanti e vi trovate in zona Milano la settimana prossima, assolutamente di farvi vivi al nostro stand di OC Group presso lo SMAU il 29 e 30 ottobre. Venite a trovarci e potrete sicuramente avere qualche spiegazione e delucidazione in più su come realizzare progetti learning importanti con un'architettura che comunque vi fa risparmiare. La seconda cosa che vi volevo ricordare è di seguirci, perché riprendiamo, e spero che dalla prossima volta avrete il vero Ilario Truppa e non il suo avatar dal futuro, invecchiato di 30 anni, di seguire queste puntate di Learning Talk, perché siamo appena tornati dalla conferenza internazionale in Austria sulla piattaforma Elias e quindi abbiamo tantissime novità da raccontare e c'è tutta una serie di puntate di e-Learning Talk che sono davvero interessanti per chi sta pensando o comunque ha già un progetto di utilizzo delle tecnologie per la formazione. Come sempre il Learning Talk si ripropone come il canale video gratuito numero uno assoluto in Italia per i contenuti tecnici ma anche progettuali sull'e-learning. Io Davide ti ringrazio moltissimo, grazie per lo stop che hai fatto
in ufficio a Bologna per fare questo collegamento e Grazie a niente. voi. Se non ci sono domande, ci salutiamo qui. Grazie per averci seguito e ci sentiamo alla prossima puntata di e-Learning Talk. Arrivederci.